Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi parlerò di un argomento che, tra il 2021 e i mesi successivi, ha infiammato il mondo del gossip turco e non solo, le voci di un matrimonio segreto tra Demet Özdemir e Can Yaman. Ho raccolto per voi tutte le informazioni a riguardo, le fonti contraddittorie, le possibili spiegazioni e le smentite ufficiali, cercando di approfondire ogni aspetto affinché possiate avere un quadro chiaro della situazione. Ricordate che, se vi piace questo tipo di video, potete sostenermi cliccando mi piace, iscrivendovi al canale e, se volete andare oltre, premendo il tasto unisciti qui sotto. Il vostro supporto è fondamentale per continuare a portare gossip, retroscena e curiosità direttamente nelle vostre case. Detto questo, mettetevi comodi e seguitemi in questo viaggio tra indiscrezioni, pettegolezzi e verità nascoste. 1. Chi sono Demet Özdemir e Can Yaman? Breve panoramica biografica. Prima di addentrarci nei dettagli del presunto matrimonio, è utile fare un breve riepilogo di chi siano queste due figure di punta del piccolo schermo turco. Inizieremo da lei, Demet Özdemir, nata a Izmir nel 1992, che ha iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina prima di approdare alla recitazione. Il suo volto è diventato familiare al grande pubblico a partire dal 2014, quando ha preso parte alla popolare serie Kiraz Mevsimi, stagione di ciliegie, nel ruolo di Öykü Akar. Quella interpretazione le ha aperto le porte di ruoli sempre più importanti, fino al grande successo internazionale ottenuto con Dudu Nevu Kaderindir, Casa di nascita, Destino, e, soprattutto, con Sen Kalkapm, Love is in the Air, serie trasmessa in oltre 70 paesi e diventata vero e proprio fenomeno social. Can Yaman, invece, è nato nel 1989 a Istanbul e ha studiato giurisprudenza all'Università di Yeditepe. Appassionato di recitazione fin da ragazzo, è approdato sul piccolo schermo nel 2014 con Gönül İleri, Gli affari del cuore, ma il grande trampolino di lancio è arrivato con Erkenci Kuş, Lovebird, Il rimborso del cuore, nel 2018, dove ha recitato accanto ad Özge Gürel, conquistando il pubblico con il suo charme e la sua indiscussa presenza scenica. Proprio grazie al successo di Erkenci Kuş, Can ha accumulato milioni di follower sui social network e ha intrapreso un viaggio a livello internazionale, partecipando a talk show in Italia, esibendosi in programmi di vario genere e contribuendo a diffondere la mania delle soap turche in Europa. La chimica tra Demet e Can era evidente fin da quando, per esigenze di copione, si ritrovavano fianco a fianco sul set di Sen Kalkapm. I fan hanno spesso spinto per un coinvolgimento sentimentale anche fuori dagli studi televisivi, ma le loro carriere li hanno visti impegnati parallelamente in progetti diversi, senza che vi fosse alcuna conferma ufficiale di una relazione sentimentale. A livello professionale, entrambi hanno dimostrato di saper unire talento, presenza scenica e una grande dedizione al lavoro, ma sul fronte privato hanno sempre mantenuto un basso profilo, finché non sono iniziate le prime voci di corridoio su una cerimonia nuziale nascosta. 2. L'origine delle voci sul matrimonio segreto, quando tutto ebbe inizio. Le prime indiscrezioni relative a un possibile matrimonio segreto tra Demet e Can risalgono alla primavera del 2021. In quell'occasione, alcuni blog di gossip turchi e piattaforme dedicate alle news di costume hanno cominciato a pubblicare articoli con titoli altisonanti del tipo: Demet Özdemir e Can Yaman, sposi in gran segreto? Le foto esclusive dal cellulare, ecco le prove del matrimonio privato. Secondo questi siti, circolavano alcune fotografie, apparentemente trafugate dagli smartphone personali dei due, che mostravano Demet e Can vestiti in abiti da cerimonia. Alcuni scatti ritraevano lei con un abito bianco impreziosito da decorazioni leggere, e lui con un completo scuro elegante, entrambi intenti a porgere fedi nuziali in un contesto non riconoscibile. Alcuni parlavano di un giardino lussureggiante, altri di una sala arredata in stile orientale. I fotogrammi venivano definiti riprese effettuate da un fan durante una festa privata, e apparentemente confermerebbero che la coppia si fosse sposata senza informare parenti e amici stretti, coinvolgendo solo pochissime persone come testimoni, tutte tenute a mantenere il massimo riserbo. Di fatto, queste immagini non sono mai state rese pubbliche in modo ufficiale. I siti che hanno sostenuto di averle visionate non hanno mai pubblicato un link diretto né reso credibili fonti certe.
Di conseguenza, si è scatenata una corsa al sensazionalismo. Ogni blog che si rispettasse creava titoli ad effetto, sfruttando la curiosità dei fan. Ma, in assenza di conferme da parte dei diretti interessati o di un'agenzia stampa, queste prove visive sono rimaste nell'ambito delle indiscrezioni non verificabili. È utile sottolineare che, in quel periodo, entrambi i protagonisti vivevano fasi di grande popolarità. Dimet era impegnata nelle riprese della seconda stagione di Senkal Kapm, mentre Khan stava negoziando un contratto con una casa di produzione italiana che proponeva una nuova serie ambientata in Europa. Tali impegni rendevano difficoltoso, pur non impossibile, organizzare una cerimonia segreta, dato che entrambi erano costantemente fotografati da paparazzi e seguito da decine di bodyguard nei loro spostamenti internazionali. Tuttavia, la convinzione diffusa tra i fan più accaniti era che, se davvero avessero voluto mantenere la cosa riservata, sarebbero potuti fuggire in un luogo remoto o far ricorso a stratagemmi per depistare i fotografi. 3. Le presunte prove, analisi delle foto e delle segnalazioni. I reporter di siti di gossip sostenevano di possedere foto scattate durante un matrimonio clandestino, caratterizzato da pochi invitati, un'atmosfera raccolta e abiti da cerimonia non convenzionali. Tuttavia, esaminando con attenzione le descrizioni fornite, emergono diverse incongruenze. Ambiente non riconoscibile. Alcuni articoli parlavano di una villa privata sulle colline di Istanbul, mentre altri citavano un giardino nascosto nella zona di Bodrum. La discrepanza geografica tra le due versioni lascia intuire che, probabilmente, non si tratti della stessa cerimonia o che, in realtà, le foto siano di un altro evento, forse un servizio fotografico promozionale o una festa privata tra parenti. Abiti non coerenti con lo stile noto di Dimet e Khan. Nei feed ufficiali di Instagram di Dimet Özdemir e di Khan Yaman, nel periodo in cui si supponeva fosse avvenuto il matrimonio, non compaiono foto in cui entrambi indossino un abito da sposa o da cerimonia di quel tipo. Al contrario, le loro storie Instagram mostrano entrambi in ambienti di lavoro o in vacanze con amici. Spesso le star condividono momenti dietro le quinte dei loro outfit, ed è curioso che non vi sia alcuna traccia di un abito che assomiglia a quelli descritti. Nessuna testimonianza diretta da parte dei presenti. Chi sosteneva di essere un invitato alla cerimonia non ha mai parlato di parenti, fotografi ufficiali, video amatoriali o di una lista di ospiti. Nel gossip, è prassi che qualche invitato anonimo fornisca commenti a stampa, del tipo: "L'ho visto di persona, quel vestito aveva un velo leggero e lui era vestito con un abito blu notte." Ma in questo caso non si è mai levata alcuna voce credibile, tutti i racconti rimangono anonimi e interamente veicolati da fonti non verificabili. Mancata smentita ufficiale, ma assenza di conferme. Dal canto loro, né Dimet né Khan hanno mai rilasciato dichiarazioni dirette o video in cui parlassero della loro vita sentimentale in modo esplicito. All'epoca, Dimet era già impegnata sentimentalmente con Uzan Kok, noto cantante e attore turco, con cui si era fidanzata ufficialmente a metà del 2020 e con cui avrebbe celebrato il matrimonio civile nel 2022. Una persona sposata, quindi, non avrebbe potuto sposarsi, di nuovo, senza un divorzio o un'ufficializzazione legale. Dal punto di vista giuridico, la legge turca non permetterebbe una doppia registrazione matrimoniale senza il dovuto certificato di annullamento o di separazione, il che rende la vicenda ancora più improbabile. In conclusione, le cosiddette prove fotografiche non reggono a un'analisi approfondita, mancano riscontri geografici, contestualizzazioni o testimonianze dirette. Sembrerebbe, piuttosto, che si tratti di fotografie estranee a un matrimonio tra Dimet e Khan, magari semplici scatti di un evento fashion o di un servizio fotografico promozionale che qualcuno ha presentato come matrimonio segreto. 4. Il contesto sentimentale di Dimet Özdemir nel 2021. Per comprendere meglio la vicenda, è importante collocare Dimet nel suo percorso sentimentale ufficiale. Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, Dimet Özdemir era fidanzata con Uzan Kok, noto anche come Ogzi, cantante di successo e volto televisivo. I due avevano reso pubblica la loro relazione con post sui social e interventi congiunti in diretta, dichiarando di essere felici e di condividere progetti futuri. Nessuna ombra di crisi era trapelata su questa unione,
e i loro fan li consideravano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo turco. Uzan, da parte sua, aveva più volte espresso ammirazione per il talento di Demet, definendola una delle donne più care e intelligenti che abbia mai incontrato. Nel novembre 2020, i due erano stati avvistati durante una romantica cena privata in un ristorante del Bosforo, documentata da diverse testate e da utenti social che avevano commentato il loro affiatamento. Successivamente, ad aprile 2021, Demet aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva felice accanto a Uzan, con la didascalia sempre accanto alla persona che mi fa ridere, lasciando intendere che la relazione procedeva a gonfie vele. In questo quadro, l'ipotesi di un matrimonio clandestino con Kanye Omen contraddiceva completamente la cronologia ufficiale, dato che al momento in cui sarebbero dovute avvenire le nozze segrete, prime settimane del 2021, Demet risultava ancora legata sentimentalmente a Ogzi. Gli osservatori più attenti hanno quindi notato l'incongruenza tra le date e, di conseguenza, hanno iniziato a smentire a voce alta la possibilità che Demet potesse sposare due persone diverse quasi in contemporanea, senza che nessuno, nemmeno i suoi stessi familiari, se ne accorgesse. È chiaro che, per un personaggio di quel calibro, persino un fidanzamento ufficiale avrebbe scatenato l'interesse dei paparazzi. In effetti, in quell'anno sono state molte le foto che la ritraevano con Uzan, mentre non c'è una singola foto rubata in sua compagnia di Khan, se non in contesti meramente professionali, set di lavoro, eventi sponsorizzati, interviste radio. 5. Le reazioni ufficiali e le smentite. Come hanno risposto Demet e Khan? Di fronte a queste voci insistenti, né Demet né Khan hanno rilasciato dichiarazioni formali per confermare o smentire quanto circolava in rete. Al loro posto, sono intervenute persone del loro entourage e alcuni portavoce, affermando che non esiste alcuna unione civile o religiosa tra i due. In assenza di documenti ufficiali, atto di matrimonio, pubblicazioni, certificati, non è possibile affermare che Demet e Khan abbiano mai depositato un certificato di nozze in un municipio o che abbiano svolto una cerimonia religiosa riconosciuta dallo Stato turco. Le foto diffuse non ritraggono la loro coppia. Le immagini descritte come prove di un matrimonio segreto sono riconducibili, secondo i loro portavoce, ad altri contesti, set fotografici allegorici, feste private organizzate da terzi o servizi promozionali per un brand di abbigliamento di alta moda. Nella maggior parte dei casi, abiti bianchi e completi scuri vengono utilizzati per campagne pubblicitarie, senza alcun legame con un matrimonio effettivo. L'amicizia tra Demet e Khan rimane profonda ma platonica. Entrambi hanno sottolineato che, pur essendo molto uniti sul piano professionale, hanno girato numerose scene insieme e hanno mantenuto un confronto continuo sulle rispettive carriere. Non ci sono stati sviluppi sentimentali tra di loro. A dimostrazione di ciò, è stato evidenziato che Demet percorreva un percorso di coppia confermato con Uzan Koch, mentre Khan frequentava altre cerchie sociali. Alcuni giornali, in mancanza di dichiarazioni dirette, hanno ripiegato su interviste passate in cui Khan parlava della sua volontà di concentrarsi al 100% sul lavoro e sul miglioramento della propria recitazione, senza voler creare distraenti distrazioni amorose. Inoltre, hanno ricordato che, nei talk show internazionali a cui Khan partecipava in Italia, non si faceva cenno a Demet come compagna di vita, ma piuttosto si accennava a una fase di sola dedizione al mestiere d'attore. 6. Il punto di vista dei fan, web in subbuglio e community divise. Come spesso accade, la voce di corridoio ha funzionato da miccia per accendere discussioni e dibattiti nelle fanpage dedicate a Demet e a Khan. Le reazioni del pubblico possono essere raggruppate in 3 macrocategorie. I convinti sostenitori del gossip. Questa fetta di fan ha creduto sin dal primo momento che le prove fossero concrete, sostenendo che, se Khan voleva mantenere il massimo riserbo, avrebbe potuto farlo in modo impeccabile e che Demet e Ogzi erano soltanto di facciata, ma il vero amore della Ozdemir era proprio Khan. Questi utenti hanno condiviso meme, post caricaturali e commenti provocatori nelle pagine di Instagram, Twitter e Reddit, arrivando perfino a elogiare i colpevoli di aver divulgato le immagini non autorizzate. I diffidenti e razionali. Alcuni fan hanno adottato un approccio più critico, hanno chiesto prove concrete, documenti ufficiali, dichiarazioni video, certificati legali.
prima di prendere sul serio qualsiasi voce di nozze segrete. Per questi utenti, è evidente che mancano fonti affidabili e che la storia non regge di fronte a un'analisi dei fatti, la presenza di Demet con Uzan, la carriera di entrambi, il contesto giuridico turco. Questi fan, spesso, hanno tentato di riportare la discussione su un piano più oggettivo, suggerendo di evitare speculazioni gratuite. I romantici nostalgici. Una terza categoria di follower ha preferito non schierarsi apertamente, ma ha commentato che sarebbe stata una storia d'amore epica e che demonstrating emotion neo-romanticism could have been a dream come true. But perhaps it was better that they kept it secret to avoid the twisted attention of the media. Questi utenti hanno espresso dispiacere nel non vedere una conferma ufficiale, ma hanno anche sottolineato il rispetto per la privacy di Demet e di Khan, riconoscendo che, a volte, la finzione televisiva si sovrappone troppo velocemente alla vita reale, generando aspettative irrealistiche. 7. Analisi delle dinamiche mediatiche. Perché un pettegolezzo di questo tipo diventa virale? È interessante soffermarsi sulle ragioni per cui, a fronte di prove inesistenti o di fotografie mai verificate, determinati gossip riescano a ottenere un eco simile. L'effetto shock e la curiosità. L'idea che due tra i volti più seguiti possano essersi sposati di nascosto è di per sé un elemento esplosivo, spinge lettori e spettatori a condividere titoli ad effetto, a discutere in gruppi sui social e a incrementare l'engagement sui siti di news, che a loro volta vendono più pubblicità. La proiezione di un desiderio romantico. Il pubblico, soprattutto quello più giovane, tende a idealizzare le coppie famose. Immaginare un matrimonio segreto tra due star dal grande fascino è come sognare un colpo di scena degno di una serie TV, crea narrazione positiva nel pettegolezzo, perché alimenta la speranza di storie proibite che sfuggono al controllo dei più. La mancanza di fonti ufficiali. In assenza di smentite o conferme immediate, il non detto e il non confermato lasciano spazio a chiunque voglia avanzare teorie personali. I gestori di blog di gossip sfruttano questa lacuna per guadagnare click, pubblicando articoli basati su voci anonime, interviste non verificabili e insider di dubbia credibilità. La dinamica dell'algoritmo. Infine, sui social, YouTube, Instagram, Twitter, l'algoritmo privilegia i contenuti che generano reazioni vivaci, commenti, condivisioni e like. Un titolo provocatorio come "Ecco le foto segrete del matrimonio di Demet e Khan" sarà considerato più interessante rispetto a un titolo neutrale e informativo. Questo fa sì che il gossip circoli più velocemente, venendo ripreso da testate più grosse e amplificato a dismisura. 8. La verità oggi. Cosa possiamo dire con certezza? A distanza di mesi e dopo una serie di investigazioni fai da te dei fan più curiosi, possiamo affermare con ragionevole certezza che Demet Özdemir non si è sposata con Can Yaman nel 2021. Non esistono certificati di nozze né pubblicazioni ufficiali di un matrimonio. Tutte le foto citate dai gossip non sono state mai mostrate integralmente, e gli unici scatti realmente riconducibili a Demet nel 2021 la ritraggono con il suo fidanzato ufficiale, Uzan Koç. La relazione consolidata di Demet con Uzan Koç esclude ogni possibilità di matrimonio parallelo. Dal 2020, Demet è stata pubblicamente legata al cantante e attore Uzan Koç. I due hanno seguito insieme una roadmap che li ha portati fino alla celebrazione del matrimonio civile nel 2022 e a una cerimonia ufficiale, posteriore a tutte le voci sul matrimonio con Khan. Non è plausibile che, in quel lasso di tempo, avessero potuto sposarsi 2 volte senza che nessuno se ne accorgesse. Can Yaman non ha mai confermato l'esistenza di un legame sentimentale ufficiale con Demet. Al contrario, ha più volte dichiarato di essere concentrato sulla carriera e di non voler mischiare la propria vita personale con la sfera pubblica, almeno fino a trovare il partner giusto nel modo più tranquillo possibile. Non ha mai negato amicizie sul set, ma ha sempre smentito legami più profondi con la collega. Il matrimonio segreto rimane pertanto un semplice rumor, e un ottimo esempio di hot gossip che si autoalimenta. Il pettegolezzo, pur privo di basi solide, si è nutrito della fame di curiosità del pubblico e dell'assenza di smentite immediate. Tuttavia, a oggi non vi è alcuna prova concreta che Demet e Khan abbiano celebrato un'unione privata.
9. Gli sviluppi successivi e l'evoluzione delle carriere. Da allora, sia Dimet che Khan hanno continuato a coltivare progetti televisivi, cinematografici e teatrali, senza dedicare più attenzione a questa vicenda. Ecco i punti salienti che hanno caratterizzato il loro percorso professionale dopo il 2021. Dimet Özdemir. Nel 2022 ha confermato il matrimonio ufficiale con Uzan Koç, celebrato alla presenza di parenti e amici nello splendido scenario di uno storico palazzo ottomano. Ha recitato in una serie drammatica di successo, ambientata nella Istanbul degli anni '20, guadagnando ottime recensioni dalla critica per la sua capacità espressiva e la trasformazione fisica richiesta per il ruolo. È stata testimonial di diversi brand internazionali di moda e bellezza, confermando la sua posizione di influencer di rilievo nel panorama turco e medio orientale. Can Yaman. Nel 2022 ha debuttato come protagonista di una nuova serie televisiva italiana, riscuotendo un buon riscontro di pubblico e posizionandosi come volto internazionale del diegetico turco. Ha firmato contratti pubblicitari con marchi di lusso e ha partecipato a talk show di prima serata, dove ha potuto raccontare il suo percorso di vita e la passione per il mestiere d'attore. Pur non avendo ufficializzato una relazione sentimentale stabile, i rumors su una sua possibile frequentazione con un'attrice italiana hanno tenuto banco per qualche mese, ma non si sono mai tradotti in annunci ufficiali. Nel frattempo, le fanpage e i forum online hanno archiviato la vicenda come uno dei tanti pettegolezzi impossibili da verificare, utilizzandola come esempio delle dinamiche di gossip che nascono senza fonti attendibili. In pratica, quel che doveva essere un matrimonio segreto tra due star si è trasformato in una lezione di come il mondo del web possa credere a tutto pur di ottenere qualche click in più. 10. Conclusioni. Come comportarsi di fronte a gossip e rumor. Prima di salutarvi, vorrei sottolineare alcuni punti fondamentali che possiamo trarre da questa vicenda. Verificate sempre le fonti. Quando sentite che qualcuno ha visto una foto segreta o un anonimo ha dichiarato che, chiedetevi sempre, esiste un documento ufficiale? Un video integrale? Una dichiarazione diretta dell'interessato? In assenza di tutto ciò, si tratta quasi sicuramente di illazioni. I pettegolezzi nascono dalla curiosità, ma mettono spesso in imbarazzo le persone coinvolte. Le voci di un matrimonio clandestino hanno costretto sia Dimet che Khan a dover intervenire in modo chirurgico per stemperare la situazione, pur non avendo alcuna responsabilità diretta. A parità di ambientazione, un set televisivo, due colleghe potrebbero subire colpi di gossip senza alcun fondamento. La privacy è un diritto e un valore da difendere. Dietro a un personaggio famoso, esiste sempre una persona umana che prova emozioni, vive sentimenti e coltiva relazioni autentiche. Prima di diffondere un pettegolezzo, chiediamoci se valga la pena mettere in discussione la serenità altrui per un po' di visibilità. Nel mondo dei social, l'algoritmo premia lo scandalo più della verità. Un titolo bomba attirerà più attenzioni di un articolo che chiarisce le smentite. Sta a noi, come fruitori di notizie, non cadere nella trappola del più è grosso lo scoop, più è vero. Con questo spirito, vi invito a riflettere prima di condividere notizie non confermate e a richiedere sempre conferme ufficiali. Se questa storia vi ha incuriosito, spero di avervi fornito una visione ampia e ragionata, senza lasciare spazio a dubbi irrisolti. 11. Ringraziamenti e saluti finali. E così, con questo resoconto dettagliato, chiudo il nostro approfondimento sulle voci di un matrimonio segreto tra Dimet Özdemir e Can Yaman. Vi ringrazio di cuore per essere rimasti con me fino a qui, spero che questo video vi abbia informato, intrattenuto e magari fatto riflettere su come funziona davvero il mondo del gossip. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime analisi e i prossimi scoop dal mondo delle celebrità turche e internazionali. Se invece avete domande, curiosità o opinioni su questo argomento, scrivete pure nei commenti qui sotto. Sarò felice di leggervi e di rispondere al più presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi e, ricordate, la verità spesso è più interessante del rumor. Alla prossima puntata!